E ciao ragazzi, sono Gala. Oggi analizzeremo tutte le tipologie di viso e vedremo per ognuna di queste forme uno stile di barba che può migliorare la nostra forma del viso. Quindi capiremo quali sono realmente le differenze tra una barba e l'altra e che cambiamenti ci porta. Intanto vediamo quali sono le tipologie di viso che si possono presentare, che vorrei analizzare in questo video, che sono a diamante, ovale, triangolare, quadrata e rotonda. Prima di iniziare però raga c'è una cosa da dire. Prima cosa, vabbè, lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi, che quella è la base. È che le forme base della barba sono monomisura, squadrata e a punta. Poi da queste si possono ottenere tanti stili, però queste sono la base. Quindi cercherò anche di associare il vostro volto a questi tre stili di barba. Non andrò a dirvi fatti il pizzo, cerchiamo di dare una forma principale e voi da lì poi strutturate la vostra idea. Prendete questo video sempre come spunto, quindi vi fate un'idea, ma non ascoltate pienamente il mio consiglio perché ognuno ha il suo viso, ognuno ha la sua barba, quindi fate le vostre decisioni. Primo viso che vorrei andare a analizzare è il viso a diamante, perché è uno di quei visi che non ha bisogno di barba. Ebbene sì raga, questo è l'unico stile che secondo me non ha bisogno di essere modificata, anche perché, come abbiamo già visto anche nello scorso video, come scegliere il miglior taglio di capelli adatto al tuo viso. Se non l'hai visto vallo subito a guardare. Questo viso ha già delle movenze positive, tante movenze positive, quindi una barba lunga può andare solo a peggiorare. Se proprio si vuole far crescere la barba, si vuole provare qualche stile particolare, io consiglio sempre uno stile corto. Le guance comunque devono essere chiare, il pelo deve essere molto corto, così da allungare ancora di più queste movenze positive. Ovvio che poi dipende quante movenze in avanti abbiamo, certo che non possiamo esagerare. Se dovessi scegliere comunque uno stile di barba, robe varie, io consiglierei quella a pelle, cioè rasata, pelo e contropelo. Tanto avete già il viso bello, non potete fare troppo di più. E siete fortunati perché non dovete stare lì a curarvela ogni giorno, quindi beati voi. Altro viso che secondo me può star bene con poca barba o senza è il viso ovale. Poi dipende da viso a viso, perché il viso ovale può essere di due tipi, tra virgolette. Il viso tanto ovale, quindi schiacciato nelle zone laterali, e in quel caso bisognerebbe portare una barba lunga, monomisura, quindi le guance un po' più gonfie, così da inspessire un po' il viso. E poi anche sui capelli si dovrebbe lavorare, ma lì ho già fatto il video, quindi guardate quello. Invece se è un viso ovale normale, quindi tondo con un po' di mento sporgente in avanti, una cosa che vi posso consigliare io è o non usare la barba, appunto come stavo dicendo prima, perché sono già dei lineamenti positivi anche questi, quindi ovale e diamante sono quelli un po' più fortunati, oppure sempre una barba corta, comunque monomisura. Si può optare anche qua per un mento leggermente più lungo, però non c'è questo bisogno esagerato. Si può fare anche una barba lunga a punta, ci può stare, però la barba comunque rimane sempre uno sbattone da fare, cioè secondo me se si hanno già delle forme positive non ha senso andare a fare anche la barba solo perché va di moda, cioè la barba deve essere fatta con un significato e per un determinato motivo. Comunque se proprio vi devo consigliare uno stile è questa immagine qua. Fatemi sapere se avete usato questo stile di barba e scrivetemi su Instagram, che è fondamentale, vi rispondo sempre. Ora iniziamo con i visi che hanno effettivamente bisogno di una barba. Il primo che voglio analizzare è il viso tondo. Penso che sia una delle movenze più complicate da togliere, perché il viso tondo è uno di quei visi che ha realmente bisogno di una barba slanciata e di aumentare le movenze o in avanti, ma sicuramente diminuire quelle sul lato. E ci sono due segreti molto semplici. Il primo, che è la base, ovviamente le guance e i capelli, vabbè vi dico anche questo, devono essere corti. Lati a pelle dei capelli e sfumatura delle guance a pelle. Più è corta e meglio è, perché slanciamo di più il viso in avanti. Come facciamo però a slanciare il viso in avanti? Creando un minimo di punta. Quindi questo stile che ho adesso secondo me è perfetto per voi, perché il mento leggermente allungato pronuncia un po' le movenze in avanti, si toglie un po' di effetto tondo nel viso e abbiamo più movenze positive che negative. Comunque raga, se mi sono spiegato male scrivetemi su Instagram che cercherò di aiutarvi a tutti. E quindi per il viso tondo, se devo consigliare uno stile di barba, vi faccio vedere una foto che è la mia. Cioè, comunque raga, provate questo stile e fatemi sapere come vi trovate. Prossima tipologia di viso è il viso a triangolo, un viso molto complicato, e ora vi spiego come fare a risolvere il problema. Essendo che il nostro viso è già a triangolo, quindi abbiamo tra virgolette un effetto a punta, giusto? Dobbiamo cercare di diminuire questo effetto. Come si fa? O facendo una barba monomisura, cercando di allargare le guance il più possibile, quindi una misura lunga, magari una 9, una 12 mm, o anche pettine e forbice, comunque può essere anche una barba molto lunga. Però in quel caso, se si volesse fare una barba lunga, a sto punto è meglio farla squadrata. Lunga magari 2-3 cm sotto il mento, squadrate in linea, così che vada a cambiare la forma del triangolo. L'unica cosa è, per capire quanto farla crescere la barba, dovete vedere allo specchio quanto vi sta ingrandendo realmente sia il viso che la testa. Cioè se voi fate una barba lunga fino a qua, squadrata, vuol dire che la testa gli viene una roba tanta così. Cioè
dobbiamo cercare anche di non esagerare con le lunghezze e non modificare troppo la nostra forma del viso, anche perché sennò poi non ci riconosciamo nemmeno noi allo specchio. Diciamo che più abbiamo una testa lunga e più la barba dovrà essere corta, questa per tutte le tipologie di viso, e più abbiamo la testa corta più la barba in realtà dovrebbe essere lunga. Comunque lo stile che vi consiglio è questo e provate raga, vi cambia totalmente la forma del viso. E ora vediamo il viso squadrato, che è una di quelle forme un po' particolari. In questo caso consiglio sempre una barba lunga a punta, così da togliere l'effetto squadrato, perché purtroppo l'effetto squadrato dà un effetto di finto, quindi è un effetto che consiglio sempre di togliere ai miei clienti. Oppure se si ha già un minimo di forma del mento pronunciata in avanti, si può anche optare per una barba corta, ben delineata, comunque che vada sempre a sminuire questo effetto squadrato e accentuare le movenze in avanti. L'importante anche qua è che le parti laterali della barba siano corte, molto corte. Infatti quando faccio questo stile di barbe, essendo che la maggior parte delle volte faccio sempre una barba a punta lunga, creo sempre dei punti luce sulle basette, quindi questa zona qua viene a pelle, così che sgonfiamo sempre di più la parte laterale. E quindi vi faccio vedere anche uno stile che può stare bene a voi, è questo stile qua. Ragazzi, questi sono gli stili più importanti che secondo me erano da vedere. Spero di avervi dato una mano e fatemi sapere se avete realmente bisogno di altri consigli, perché su Instagram cerco di seguire davvero tutti, anche se ultimamente siete in tantissimi, e volevo anche ringraziarvi perché abbiamo toccato i 20.000 iscritti, quindi grazie ancora. Ci vediamo al prossimo video, lasciate mi piace, commenti, iscrivetevi, un bacione enorme, ciao raga.